Marco ci saluta, io proseguirò da sola Puglia, Ionio fino allo stretto di Messina. Sto andando leggermente in panico perché devo trovare il modo per riposarmi e poter timonare allo stesso momento per non far andare troppo giù la batteria. Probabilmente il pilota prima con la barca tutta sbandata sforzava troppo e consumava di più. Tutte cose che dovrò verificare, cioè che sto verificando navigando con questa mia barchina. Anche oggi tormentina, per più tutto senza pilota automatico, gli strumenti sono spenti perché non ho più le batterie. 4 della mattina, arrivederci Leuca. Buongiorno, è arrivato il sole, i miei pannelli sono tutti fuori per ricaricare le batterie e io potrò riposarmi un po'. C'ho il motore, non mi freghi più! Un'altra notte passata completamente in bianco perché anche oggi le batterie mi sono andate giù e qui ho le lampadine di Emotion. Allora sono delle lampadine portatili, costituiscono le luci di via, quindi avendo spento le batterie per farmi vedere ho messo il rosso e il verde. Prima dello stretto di Messina, che è proprio lì dietro, qui abbiamo la Calabria ionica. Oh, allora, com'è la situazione a bordo? Una cacca. Allora, non c'è sono in bonaccia, e è vero che c'è il motore, ma ho finito la benzina e come l'anno scorso sto chiedendo i passaggi in giro alle barche che passano sulla mia rotta. C'è una barca a vela proprio qua alle mie spalle, alla mia poppa qua, e non mi risponde. No, rispondimi, mi serve un passaggio per arrivare a Reggio Calabria e riposarmi. È 2 notti che faccio in bianco. Adesso ho fatto dei micropisoli, ma non posso mai dormire bene perché 1 sono dentro lo stretto, 2 il pilota mi consuma un po', insomma le batterie non sono al top, insomma cerchiamo di tenere gli occhi aperti con gli stecchini. Oddio, mi
mi ha risposto, mi viene quasi da piangere. Speriamo che abbia capito che gli ho chiesto se mi dà uno strappo. E così, con questa sono 3 notti in bianco. Mi si incrociano gli occhi da tutti i versi. Fortuna comunque questo passaggio mi ha salvato. Direzione Reggio Calabria. Mi riposerò un'ora. Lorenzo arriva alle 8 e il metodo è buono per ripartire. Adesso prenderò un paio di decisioni. Non prendo più in giro alla Bonaccia, perché se le Bonacce sono anche infinite, la mia tarica di benzina non è infinita. Non lo dico più. Altra sorpresina del giorno, batterie stavolta completamente in blackout, caput, si sono spente loro. Gli altri giorni le spegnevo io, stavolta sorpresa, vado a prendere il VHF per chiedere l'ingresso in porto, era tutto spento, è tutto spento. Eccoci partiti io e Lorenzo da Reggio Calabria con 4B e per passare lo stretto abbiamo solo 2 ore di tempo per fare 10 miglia di bolina e fra 2 ore in pratica gira la corrente, quindi ce la faranno i nostri eroi. Siamo in Bonaccia senza motor e senza batterie e con un gennaker su, ma ci andrebbe quello grosso, insomma, scelte difficili straziati dalla Bonaccia. Ma gli estremi rimedi, abbiamo preso la coperta di sopravvivenza per sopravvivere a questa umidità, che non è freddo ma è umido da bestia. Buonanotte. Wow, stiamo facendo 11 nodi. Siamo col gennaker e laggiù Procida, la meta per oggi prima della burrasca. Rumori del terrore. Qua 14 nodi, ma prima è andato 30 e siamo in porto. Stai pure nella cuccia. Nella cuccia. Dove? Anche di là, perché siamo stracotti e lì da 30 nodi, vuol dire che fuori ce ne sono oltre 30 nodi. Ieri al VHF davano avvisi di burrasca, forza 7. No! Siamo in porto! Ripartiti da ora di cena. Noi stiamo andando in direzione Argentario, cambio. Non so se siete a conoscenza che nel Nettuno c'è un poligono militare che interessa diciamo fino a 6 miglia dalla costa. Sparano. Interrogativo? Ok, no, non ero a conoscenza, quindi dobbiamo passare a quante miglia dalla costa, cambio? Almeno a 7 miglia dalla costa.